Se vuoi iniziare a fare fluid art ma non sai bene da che parte cominciare, sei nel posto giusto. Rimani sintonizzato perché cominceremo con l'ABC. Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati da Francesca su Figaro Art. Questo è un tutorial dedicato a chi vuole iniziare a fare fluid art o chi è comunque alle prime armi e vuole muovere i primi passi ma non sa da che parte cominciare. Quindi oggi vedremo i passi da compiere, come la preparazione del setting, la preparazione dei colori, e faremo insieme un primo versamento molto semplice ma secondo me molto carino, che può comunque far divertire e portare a casa un risultato gratificante fin da subito. Quindi non utilizzeremo oggi il silicone. Io consiglio sempre a chi sta iniziando di allenarsi e prendere dimestichezza con la preparazione dei colori e la preparazione delle consistenze, perché i colori devono avere tutti la stessa consistenza. Quindi il silicone o qualsiasi altro additivo che crea celle consiglio sempre di inserirlo in uno step successivo. Quindi quello che vi propongo oggi è qualcosa di semplice ma comunque è di creativo. Apro una parentesi su quella che è la quantità di colore da preparare. E per questo io ho preparato un calcolatore digitale che potete trovare sul mio sito web, che è www.figaroart.it, ma trovate il link in descrizione, dove vi basterà inserire le dimensioni della tela che avete scelto, la consistenza che intendete preparare. Oggi noi prepareremo una consistenza media e voilà, avrete il totale di grammi di miscela di colore che vi servirà per la vostra tela. Quindi è tutto molto rapido e molto semplice. E detto questo, aggiungo una nota che è legata all'utilizzo di questo strumento, che è il cannello o la torcia. Questo è un normale cannello da cucina. Comunque trovate la lista dei materiali sempre sotto in descrizione e ci serve per scoppiare le bollicine d'aria che si creeranno durante la miscelazione dei nostri colori col medium e l'acqua. E anche se è sempre consigliato lasciar riposare un po' queste miscele per qualche ora prima di fare un versamento, comunque questo diventa uno strumento indispensabile perché vedrete che le bollicine si creano comunque e questo ci serve appunto per scoppiarle. Poi quando in un secondo momento si aggiungerà il silicone, aiuterà anche la reazione cellulare ad emergere, ma non è lo scopo di oggi. Quindi io adesso andrei a cambiarmi e vi porto con gli occhi al tavolo e iniziamo. Allora, per iniziare a fare fluid art ci serve prima di tutto la preparazione del setting. Cosa vuol dire? Dobbiamo preparare il nostro ambiente e il nostro piano di lavoro. Io ho la fortuna di avere un locale che posso destinare a questo tipo di lavori, quindi non ho bisogno di apparecchiare e sparecchiare ogni volta. Per cui ho il mio tavolo, ho messo una tovaglia di plastica sotto, qua si vede, verde, e dei sacchi di plastica neri sopra che cambio spesso in base a quanto si sporcano. Io a volte uso anche tappetini e a seconda di quanto li sporco li uso tipo 2 o 3 volte, cioè faccio 2 o 3 colate magari a ruota, quindi il tappetino è sempre quello. Se invece si sporca tanto lo cambio. E è una scelta, si può usare solo il sacco, si può usare il tappetino, si possono usare entrambi. Ok, quindi ricordiamoci che i colori acrilici non vengono via dai vestiti, per cui vestiti sporcabili, anche calzature sporcabili, perché a volte, soprattutto all'inizio, o meglio, se uno non è troppo preciso come sono io, che sono sempre un po' maldestra, utilizzo anche delle calzature ovviamente sporcabili perché qualche goccia cade sempre.
Ho messo un telo di protezione anche sul pavimento. Quindi, preparato il nostro setting, ci serve il materiale per iniziare. Allora, una volta preparato il nostro setting, abbiamo bisogno di alcuni materiali. Colori acrilici, io ho scelto dei colori acrilici economici, di vario tipo e di vario colore, un pouring medium. Oggi per iniziare utilizzeremo una colla vinilica bianca, acqua, dei bicchierini per miscelare, per fare le nostre miscele, bicchierini esegeti di plastica, bastoncini per mescolare il colore e una tela. Io ho scelto una tela economica e utilizzerò per la preparazione dei colori, per preparare la nostra miscela, una bilancina di quelle digitali da cucina. Partiamo. Allora, metto il bicchiere sulla bilancia e la accendo. Partiamo con l'arancione. Faccio 10 grammi di arancione e lo metto da parte. Poi per 10 grammi di colore ne aggiungo da una mescolata, perché questo è un malato che avevo già aperto, ne aggiungo 20 di colla. A me ne è scappato un po' di più, 22, ma non importa. Mescolo. E poi aggiungo l'acqua. Quanta acqua? L'acqua non si può definire in modo preciso per tutti i colori. L'acqua dipende dal tipo di pigmento e dal tipo di medium che viene utilizzato. Quindi andremo a occhio. Quello che ci interessa è raggiungere una consistenza che per quello che dovremo fare oggi è una consistenza media. Diciamo non troppo sottile e non troppo spessa. Mescoliamo bene, 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 bene. Nella scala delle consistenze, di cui ho un video dedicato, questa è circa una consistenza 3. Il colore vedete che deve filare. Deve filare e creare un piccolo monticello che scompare in circa 3 secondi. E questo è pronto. Prendiamo un altro bicchierino, azzeriamo la nostra bilancia e proseguiamo allo stesso modo. Anche di giallo farò circa 10 grammi per azzeriamo 20. Va bene.
21, anche qui va bene. Mescoliamo, diamo una prima mescolata e poi iniziamo ad aggiungere acqua. Voglio ottenere la stessa consistenza dell'arancione, ma il pigmento è diverso, quindi la quantità di acqua richiesta sarà diversa. Qui me ne serve ancora. La colla come medium è molto corposa, quindi va mescolata veramente molto bene. Ecco, io direi che ci siamo. Anche il giallo è pronto. Proseguo allo stesso modo anche per gli altri colori. Quindi vado con il blu. Attenzione che la colla non sia vecchia, perché io per esempio questo barattolo l'ho aperto già da un po', e la colla non la uso spesso e il rischio è che ci siano dei grumi. Andiamo a cercare la stessa consistenza anche per questi colori qui. Allora, copriamo i bordi della nostra tela. Ok, ho messo del nastro intorno al bordo della tela. Se volete qualcosa di più impermeabile potete utilizzare i nastri per artisti. Oggi io ho utilizzato quello di carta. Adesso mettiamo i piedini alla nostra tela, quindi ho queste grandi puntine, userò queste. Ok, abbiamo la nostra tela pronta, col nastro dietro per coprire i bordi e puntine come piedini. Ok, faremo una cosa molto semplice, ma secondo me molto carina. Ok, allora ho preparato anche un po' di bianco, è un bianco normalissimo, economico, preparato nello stesso modo e lo userò come base, farò proprio una base sottile di questo bianco, quindi lo distribuiamo. Vedete che già si vede, no? Quando uno non lascia riposare i colori si creano tantissime bollicine d'aria.
Allora, mi interessa solo per ridurre l'attrito dei colori che poi andrò a mettere sopra. Ok, e basta. Quindi, torcia. Sono tante bollicine. Ok, e poi iniziamo con la distribuzione, diciamo così, dei colori. Allora, io scelgo di fare delle piccole pozzanghere. E torcia. Allora, io adesso uso questo, ma potete usare un bastoncino, il manico di un pennello, quello che volete. E do un'altra passata di torcia perché vedo ancora tante bollicine d'aria. E poi inizio a inclinare. Allora, cioè lo scopo era di finirla così, poi mi è venuta un'idea e quindi come faccio spesso improvviso e ho deciso di continuare, vediamo un po' cosa esce. Quindi preparo, unisco i colori rimasti nel bicchiere del bianco, li sovrappongo. Ok, andiamo.
sto colando giù tutto il colore, cioè voglio proprio colarlo giù tutto, Ecco qui, questo è il risultato asciutto.